Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Robocop, il Cyborg Alex Murphy, un modello in scala 1:3, altezza circa 62 cm, l'edizione De Agostini, l'uscita è la numero 44. Intanto, mentre vado a farvi vedere un po' in maniera sommaria all'interno del fascicolo, saluto tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi con tutto il cuore, perché siete voi la vita del canale. Se ci sono persone che mi guardano ma si dimenticano di iscriversi, Michele è qui per ricordarvelo. Ragazzi, se avete piacere iscrivetevi al canale e attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di Cyborg o Robocop, volevo dire robot. Seguitemi in questo montaggio perché non è così semplice e ogni cosa deve funzionare già dall'inizio. Ho visto già due cose che non vanno, quindi attenzione. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. All'interno troviamo il portapistola, ben 5 serie di viti, queste 4 da avvitare nella plastica. Non usiamo nessun tipo di lubrificante per crearci i filetti, anzi vi sconsiglio di crearvi anche i filetti a secco con queste viti perché non conviene. La plastica è abbastanza tenera, quindi non usatele. Il lubrificante, chiedo scusa, non andate a crearvi il filetto senza il lubrificante, non fatelo proprio. Qua abbiamo invece l'ultima serie di viti delle quinte appunto ricevute e M. Questa invece io ho usato un lubrificante, vi dico subito che sono andato ad avvitarmele qua per crearmi il filetto. Ok? Quindi questa la mettiamo via. Poi abbiamo una molla grande e una molla piccola. Questa è parte del portapistola in plastica. Questa invece è la piastra di fissaggio della guida centrale posteriore, quella che blocca lo scorrimento poi del pezzo di plastica forato che poi va ad agganciarsi qui sul perno, qui, poi vedrete. Mentre questo è, ve lo leggo subito, il comando di apertura della coscia destra, quello che poi andremo a premere per sganciare e far uscire la pistola di scatto. Bene, adesso attenzione, io ho già notato che questa molla qui per il lavoro che deve fare non è compressa, o meglio non è molto rigida, quindi quando va a comprimersi la spinta che dà, chiaramente in virtù di quella che è la forza di compressione, la risposta è debole. Quindi io sono andato a, guardate, a irrigidirla. Queste scatolette qui, così come anche queste, le potete trovare all'Alvi. Non mi paga nessuno per dirvelo e non guadagnerò nulla di questo, però ve lo dico con il cuore perché io mi sto trovando molto bene, costano poco, 7,50 €, però vi dico subito che si stanno esaurendo tutte. Allora vado a prendere questa e vado ad avvitarmela, praticamente vado come se io stessi creandomela adesso la molla, non al contrario ad allargarla ma a stringerla. La faccio diventare ancora più sottile, ovviamente mentre faccio questo devo premere forte, così facendo lei si comprimerà ancora di più, vedete?
Adesso, prima ci ballava dentro, adesso non balla quasi più. La molla si allunga e nello stesso tempo si rigidisce. Bene, fatto questo, andiamo a fare la prima parte. Noi dovremo mettere la molla qua sotto, ci prepariamo già una vite QP, eccola qui, perché poi dovremo avvitarla qua sotto. Quindi la molla va messa qui, bisogna alzare questa linguetta delicatamente. Questo perno grande dove poi dovremo mettere la vite va nel foro grande sotto, dove vedete la luce, e la molla deve entrare in questo perno piccolo, così. Ecco qua. Questo poi si preme e sgancerà l'apertura rapida. Adesso vi faccio vedere. Avete visto come spinge molto di più rispetto a quella che avete voi? Perché l'ho resa più dura. Però attenzione, io ho fatto anche un'altra cosa. E adesso vi faccio vedere, ecco perché dovete seguirmi, perché non bisogna montare così come vi dicono le istruzioni, tutto deve funzionare bene. Alla fine non ci si può lamentare se non si aggancia o se non rimane in chiusura e quando schiacciate non risponde, perché non è vero che le cose vengono fatte e non devono funzionare. Noi dobbiamo andare a capire il perché. Qui è la cosa più importante di tutte, questo punto qui. Quindi io sono andato a prendermi una punta, sto leggendo un attimo, dovrebbe essere da 2,1, parliamo in millimetri ovviamente. No, questo è troppo grande. 2,2. E no, se è troppo grande devo scendere un attimo solo, ragazzi, perché vedete io queste cose potrei anche non dirvele, procederei al montaggio e basta, però il mio magari funziona, il vostro no, quindi abbiate pazienza. 2,1, l'ho già provata prima, vediamo. No, va bene 2,1. Ok. Non dovete allargare il foro, anche se dite magari, Michele, allora cosa fai? Io lo sto centrando, lo rendo perfetto, ok? Perché se lo allargate, automaticamente questo poi, quando spingerete, tenderà ad aprirsi, perché l'avete reso troppo largo. Quindi, ecco qua, lo centro non dalla parte dove io posso forare, ma da dietro. Adesso è perfettamente cilindrico e questo fa molto, ve lo garantisco. Poi lo vedrete. Qua possiamo chiudere. E seguitemi ragazzi, seguitemi fino alla fine perché poi mi scrivete, mi fate domande, le quali risposte sono tutte contenute in questo video, mi raccomando. Poi vaselina, non olio qualsiasi. Avevo uno stuzzicadenti una volta, aspettate. Questo elimina qualsiasi attrito e non vi rovinerà la plastica. Lo mettete solo sotto, così, in corrispondenza del foro. E un po' nel foro, così. Stop, basta così. Bene. Puliamo lo stuzzicadenti, perfetto. Ora inseriamo tutto.
teniamo premuto non sul perno ma qui e andiamo ad avvitare la vite QP. Bene, poi prendiamo questo fermo qui, 2 viti BP e lo mettiamo così. Questo deve entrare all'interno qui. Avvitiamo. Saluto Stefano, il quale mi dice in un messaggio: Michele, le inquadrature da vicino non sono il tuo forte. E mica solo quello, però come sapete io mi impegno a trovare le soluzioni per me e per voi, e quindi molte volte mi deconcentro, cioè nel senso che sono deconcentrato per quanto riguarda il guardare attraverso il telefonino e sono concentratissimo in quello che vi devo dire e che devo fare. Per questo motivo che a volte esco dalle immagini. Adesso proviamo a fare una cosa. Guardate. Il perno entra perfettamente. Se non funziona questo, è inutile che montate tutto il resto, non serve a nulla, ma non è finita. C'è un altro errore, anzi questo è più grande perché semplice, si risolve, non è un problema, però insomma non doveva accadere e ve lo faccio vedere qual è. Inseriamo questo così, semplicemente a pressione, non vi potete sbagliare, un perno è più piccolo, uno è più grande e poi la posizione ve la sto facendo già vedere io. Questo è il portapistola. Poi guardate, mettiamo la molla. E questo lo andiamo a inserire qui. Il perno con la molla va messo qua in questo foro e qui deve entrare il perno senza la molla, questo dietro. Però c'è un problema, adesso vi faccio vedere. Ok? Così. E ci dice di fissarlo dietro con una vite DP. Questa. Fissiamolo. Così vi faccio vedere qual è il problema. Guardate il problema qual è. Il problema è che hanno fatto il perno troppo lungo e la guida, quella dietro, vediamo se riesco a farvela vedere. Eccola lì, vedete che esce? E non deve accadere questo, perché esce, ve l'ho appena detto, il perno dove c'è la molla è più lungo, va consumato un po', perché deve poter stare così, non deve uscire. Quindi basta vedere dietro, guardate il gioco di questa vite qui, vedete? Ecco, io quello che faccio uscire è quello che devo consumare nella plastica, quindi mi basta così, pochissimo. Bene, vado a svitare. Sfilo.
il manico non mi serve, non devo fare forza. Ecco qui, e consumo un po' qua e vado a tentativi, non devo fare tutto in fretta, che poi non potete più tornare indietro. Proviamo a vedere. La molla non mi serve per provare, la vite ovviamente sì. Ecco, vedete? Non esce più, mi basta già così, va benissimo, basta. Adesso metto pausa, faccio un po' d'ordine e poi riprendiamo. Ecco qua, ho rimontato già il pezzo con la molla, come vedete non esce più dal perno e questo è un altro problema risolto. Adesso prendiamo due viti, un attimo, quella l'ho messa, e P. Bene. Prendiamo l'articolazione della gamba destra, eccola qui, e dobbiamo andare a fissare questo qua sopra, così. Attenzione perché qui sotto abbiamo il collarino che deve calzare perfettamente qua, su questi fori, dove abbiamo questo rialzo. Quindi faccio così e avvito. Non stringete tutto subito, lo facciamo poi quando avremo messo tutte le viti, in questo caso sono due. Controlliamo e poi stringiamo. Ok. Sto controllando, ragazzi. Va bene. Vediamo cosa dobbiamo fare adesso. Ok, adesso vado a svitarmi le viti e M. Se dovete stringervi delle viti interne, fatelo adesso perché poi non potete più farlo. A questo punto mettiamo questo così. Ecco, questo perno deve uscire da questo foro, quindi andiamo a staccare questa copertura qui perché ci facilitiamo tutto. Ecco qui. Quindi la prima cosa da fare, dobbiamo centrare con questo perno, e adesso è tutto più semplice, questo foro qua dietro per far uscire il pulsante di sgancio. Eccolo qui. Vedete? Questo.
Mettiamo la prima vite EM, ne dobbiamo fissare 4. Se vi siete creati il filetto, vi basterà girare il cacciavite al contrario. Non appena sentirete il click, sarete sicuri di aver preso il filetto correttamente. Avete sentito? Questo è un po' scomodo come foro. Mi è toccato smontare di nuovo questa vite perché l'altra mi era addirittura, non so come mai, passata di traverso. Bene, andiamo a mettere le ultime due. Se lavoriamo bene, il modello funziona, così come ho fatto con Ironman, chi mi segue lo sa. Saluto anche Riccardo che mi ha commissionato, scusatemi sto parlando mentre sto cercando di avvitare questa vite, il montaggio completo del suo Ironman. Ecco, io adesso neanche se avessi voluto sarei riuscito a far andare la vite qua dentro. Vediamo se riesco a toglierla. Bene, a questo punto riposiziono questa copertura. No. Sono scomodo ragazzi, scusate, devo uscire fuori dall'inquadratura. Ecco qua. E adesso proviamo. Se non funziona non ci preoccupiamo, dobbiamo rismontarlo finché non lo facciamo funzionare perfettamente bene, ok? Ok, proviamo. Qua dobbiamo farlo combaciare con questo perno, ovviamente. Una volta fatto questo, basterebbe, se funziona, premere qua, lui si aggancia. Ecco. Vediamo, premiamo il perno. Perfetto. Riproviamo. Premiamo. Ok. Ed è così che deve andare. Ovviamente, come potete vedere, bisogna essere precisi perché c'è quel perno che comanda tutto, quindi deve entrare perfettamente nel foro. Ecco perché ve l'ho fatto centrare con la punta, che avete visto, e perché poi ho messo un po' di vaselina, perché riduce l'attrito e permette tutto questo. Avete visto? Ecco qua. Il montaggio è terminato.
nel senso l'ho schiacciato mettendolo al contrario. Voglio provare un'altra volta, ma direi che va molto bene, come deve andare. Ecco. Grazie a tutti ragazzi, premiamo. Perfetto, funziona tutto a meraviglia. Grazie a tutti del vostro tempo. Io adesso vado a prepararmi il montaggio numero 45, che è la pistola, così poi la inseriamo dentro e vediamo come si presenta, ma direi che sono molto soddisfatto. Bisogna lavorarci, non dovete avere fretta. Io non so a quanti di voi funzionerà così lo sgancio, però vi ho dato un input per poterlo ancora sistemare. Ciao a tutti, un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari. Al prossimo video.